Bene ragazzi, cerchiamo di capire come funziona il PLC della Omron. Allora, il PLC della Omron funziona tramite programmi. Quindi cosa vuol dire? Che voi avete il vostro programma numero 1, che è quello che ha creato il PLC, ma in realtà se doveste gestire un progetto molto grande potreste suddividerlo in programmi. Quindi inserisci programma ladder, vedete che vi metterà un simbolo molto simile e poi vi dice che il suo task, tramite le proprietà, non è assegnato. Cosa vuol dire? Che gli dovete assegnare un task ciclico, in questo caso gli potete assegnare lo 0,1 giusto per comprendere la cosa, e quindi cosa farà? Il PLC si accende, farà tutto ciò che è scritto dentro il programma 1 e poi, finito con l'end, passerà al programma 2, finito passerà al programma 3 e così via. Mettete caso dovete gestire una marea di vasche, potreste creare per ogni vasca il suo programma. O in realtà cosa potete fare? Potete fare all'interno di un programma delle sezioni, quindi mettete caso, inserisci sezione, potreste avere la sezione vasca 1, sezione vasca 2, sezione vasca 3, sezione vasca 4, oppure per ogni vasca dire, aspetta, mi faccio i programmi delle vasche e poi all'interno ci faccio una sezione per gli allarmi, una sezione per i comandi manuali, una sezione per... e così via. In questo caso io cosa ho fatto? La mia sezione operatore apri e chiudi e la mia sezione chiusura automatica. Quindi cosa vuol dire? Che se apro l'apri e chiudi, vedete che parte da 0, poi continua 2, 5, 7, guardate il numero più interno, e poi quando arriva di qua, vedete che continua 18, 21, 24, perché tutte queste sezioni sono una dopo l'altra, quindi lui partirà in progressivo da questa fino a finire in questo caso qui, nella 29, e poi finirà il programma e ripartirà da 0. Quindi nella mia chiusura automatica semplicemente ho fatto che quando il limit switch di aperto e ho il presenza persone ok, conto e faccio partire la chiusura in automatico. Vi consiglio sempre di aprire una tabellina di watch dove salvarvi tutte le variabili trascinandole all'interno della tabella, così che potete vederle mentre siete online. Quindi in questo caso vado online, io attivo la simulazione, voi se avete un PLC potete fare collega online e vediamo allora. Diciamo che siamo già aperti, quindi io sono già aperto, ok, come vedete il cancello non si sta muovendo, comando di apertura e chiusura sono chiusi, diciamo che le persone sono passate, quindi il sensore torna a darci 1 perché è in sicurezza, quindi vuol dire che il sensore ci dà sempre 1 e se passa una persona va a 0, così in caso di rottura del cavo, in rottura del sensore è già 0 e non si potrà più chiudere il cancello e non potrà schiacciare nessuno. Quindi lo imposto a 1, vedete inizia a contare, nel momento in cui conta, finito il conteggio, diciamo così, il timer chiusura viene richiamato e setterà la chiusura in automatico. Vediamo. Ha finito di contare, la chiusura in automatico si è settata, quindi mi scompare il limit switch, diciamo, off, il limit switch di aperto. Mettiamo caso passa una persona, vedete il comando di chiusura è ancora aperto, passa una persona, il mio presenza persona va a 0 proprio in questo caso. Cosa succede? Vedete che ha switchato, non si sta più chiudendo, ma si sta riaprendo. Questo perché? Perché se passa una persona, quindi non ho più il sensore ok, cosa faccio? Setto un'apertura in automatico e resetto la chiusura in automatico. E quindi lui si sta aprendo. Diciamo che arriva al limit switch di aperto. Cosa farà? Rinizierà il conteggio nel momento in cui la persona è passata, quindi imposta on di nuovo e adesso vediamo che si chiuderà il cancello. Quindi chiusura automatica, presenza ok, non ok, apro in automatico e chiudo in automatico, in questo caso lo facciamo chiudere, quindi lui ha contato, perfetto, imposta off, quindi la chiusura in automatica è accesa, il comando di chiusura è acceso, se non ci credete possiamo andare qui e vedere che il comando di chiusura è acceso, perfetto, nel momento in cui arriva il limit switch di chiuso, imposta a 1, il reset cade, fa cadere la chiusura in automatico e quindi il cancello non si sta muovendo.